Since 1851, Expo has always been more than an exhibition. Every 5 years, the world has the opportunity to look forward and think about all the future challenges. So let's have a look. By 2050, more than 60% of us will live in metropoles, which means that we have the urge to think about the mutual evolution of people and territories. First of all, innovation lies in regeneration. We have to think responsible and act sustainable now to be a good past for our future. A future to build together by protecting diversity of people and biodiversity of nature, the database of our life. In 2030, sustainability and technology should move on the same wavelength in cities that we must see as independent and yet connected centers of knowledge. Where to start exploring this vision for the future? From a place that has always hosted history and has flourished by meeting different cultures. A crossroad of traditions where past and future live together. A center of technology and science. A door open to all people and territories that changes every time that we look forward. This is what we enclosed in our logo for Expo 2030, a dynamic symbol designed for everyone, that we also present as NFT, the evolution of digital art. Buon pomeriggio a tutti, a tutte le persone che oltre ad essere in presenza sono in collegamento streaming e sono tanti, perché abbiamo visto che il forum di ieri sia su quello dell'università sia quello di ieri sulla scienza della vita ha avuto migliaia di interazioni e questo ci fa ben sperare, perché tutta l'operazione dell'Expo è stata veramente importante. Approfitto subito per ringraziare dell'ospitalità il commissario straordinario italiano per l'Expo e commissario di questo padiglione, che è Paolo Glisenti, con il quale c'è stata in questi mesi una proficua e lunga collaborazione e spero che possa continuare anche in seguito negli incarichi che ci vedranno impegnati anche per i prossimi appuntamenti internazionali. Oggi parliamo di Blue Economy, economia del mare, dalla sussistenza ai poli di innovazione. Con il forum sull'economia del mare siamo di fatto arrivati alla conclusione di Expo e della partecipazione all'Expo della Regione Lazio. La scelta del tema è particolarmente significativa in questo contesto, perché il mare costituisce l'elemento di collegamento per tutte le popolazioni che abitano il nostro pianeta, quella connessione alla quale si è ispirato lo stesso claim dell'Expo. A tale proposito vorrei riportare le parole del Presidente von der Leyen al vertice One Ocean che si è svolto lo scorso 22 febbraio in Bretagna. La Presidente fa riferimento all'oceano, ma ovviamente le sue parole possono essere riferite al mare come concetto universale. Il primo pezzo di letteratura europea, dice la Presidente, l'Iliade, parla all'oceano come il fiume dove tutte le cose nascono. Ci ricorda che indipendentemente da dove viviamo sulla Terra siamo tutti collegati al mare, è il sistema di supporto vitale del nostro pianeta, ogni secondo respiro che prendiamo viene l'oceano, ci fornisce metà dell'ossigeno che respiriamo e assorbe gran parte del carbonio che gettiamo nell'atmosfera. Il nostro intero clima dipende dall'oceano, l'oceano è vita, è nutrimento, energia e lavoro, il 90% delle merci scambiate viene trasportato dalle onde e per migliaia di anni l'oceano è stato fonte di ispirazione per l'arte e la letteratura. Per gli antichi greci, Omero, l'oceano era un dio onnipotente.
Il mare quindi è parte di ciò che siamo e nella nostra vita di oggi e anche nel nostro futuro, una risorsa strategica che genera ricchezza, occupazione e innovazione e per questo deve essere valorizzato, protetto e tutelato. Ricordo brevemente che in questa direzione vanno alcune iniziative ed azioni di governo importanti, come il tavolo del mare istituito recentemente dal Ministero delle Infrastrutture, per aprire un confronto permanente, come sottolinea il Ministro Giovannoli, con le associazioni di categoria, i sindacati, per approfondire temi generali specifici che riguardano i porti e la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale, un luogo di discussione dove elaborare strategie, avanzare proposte concrete e trovare soluzioni condivise per fare un salto di qualità in termini di competitività e di sostenibilità e lotta contro la crisi climatica. Gli Stati Generali dell'Economia del Mare, che saranno organizzati per la prima volta a Roma da Confindustria a metà maggio per sviluppare sinergie e fare rete, elementi sempre indispensabili per realizzare investimenti ma anche progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale. La legge sulla formazione, occupazione e sviluppo nei settori della Blue Economy, approvata dal Consiglio regionale lo scorso febbraio, che come ha sottolineato il Presidente Zingaretti è un ulteriore passo in avanti per rilanciare lo sviluppo sostenibile nella nostra regione, mettendo a sistema diversi settori della formazione all'ambiente, creare occupazione qualificata, promuovendo ricerca, innovazione, investimenti, in coerenza con la nuova programmazione unitaria della Regione Lazio, che ha messo la Blue Economy tra le principali traiettorie di sviluppo sostenibile. Con una dotazione di 1,8 milioni di euro, come ha spiegato l'assessore Ornelli, saranno finanziate azioni importanti quali il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, la creazione di nuove imprese giovanili e femminili e la realizzazione di un coordinamento delle università del Lazio per garantire la formazione di professionalità di altissimo livello nell'ambito della Blue Economy. In questo forum di oggi verrà presentato un modello collaborativo e sostenibile. Il mare, infatti, nella Regione Lazio è l'elemento che unisce un tessuto imprenditoriale diffuso, composto di settori e tradizioni diverse. La Regione Lazio, forte del suo peso specifico all'interno della Blue Economy nazionale, ha messo in campo una serie di politiche di supporto per la valorizzazione del litorale laziale, anche rivolgendo la dovuta attenzione all'attività di ricerca e allo sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare e alla tutela dell'ambiente. L'evento sarà inoltre anche un importante focus sul progetto di recupero di Santo Stefano. Santo Stefano, che è l'isola che è di fronte a Ventotene. Nell'80° anniversario della redazione del manifesto di Ventotene questo assume un significato simbolico importante, quel manifesto che era titolato Per un'Europa libera e unita, scritto da Altiero Spinelli e Rossi nel periodo in cui erano stati confinati sull'isola. Il carcere di Santo Stefano, ricordo, è una struttura penitenziaria in disuso, costruita nel 1795 nell'isola omonima. È stato uno dei primissimi edifici carcerari al mondo ad essere costruiti secondo i principi del Panopticon enunciato dal filosofo inglese Jeremy Bentham. Il manifesto di Ventotene fu scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante l'inverno del 1941 e rappresenta un mutamento di paradigma essenziale del progetto di un continente europeo unificato. Per tale ragione è oggi considerato uno dei testi fondanti dell'Unione Europea. Il manifesto propugna ideali di unificazione dell'Europa in senso federale, fondandosi sui concetti di pace e libertà, oggi più che mai attuali. All'interno dell'ex penitenziario, dove furono reclusi i padri dell'europeismo, Pertini e Spinelli, sorgerà la scuola di alti pensieri, che si occuperà di diritti umani, dignità della persona, giustizia, solidarietà, accogliendo le migliori esperienze formative sul ruolo della cultura e della sostenibilità per la costruzione della libertà, della democrazia e della solidarietà in Europa e nel Mediterraneo. E oggi ce n'è sempre più bisogno, vista anche la guerra in Ucraina. La scuola, che sorgerà nel carcere borbonico, per anni luogo di indicibili sofferenze per ergastolani e prigionieri politici, simbolo dell'europeismo, verrà dedicato a David Sassoli, che è stato celebrato anche da questo padiglione alcune settimane fa, un uomo delle istituzioni, un uomo autorevole, dotato di rara passione civile, coraggioso ed equilibrato nell'azione politica. Sarà il modo per far sì che le sue battaglie per l'integrazione e l'inclusione restino patrimonio di tutti.
E del resto proprio l'ex Presidente del Parlamento europeo nel 2020 a Bruxelles affermò che il carcere di Santo Stefano e l'isola di Ventotene costituiscono dei capisaldi della nostra storia, luoghi dove uomini coraggiosi, considerati scomodi, dissidenti politici, persone che hanno fatto la resistenza al fascismo, una delle loro battaglie, sono stati costretti a trascorrere parte della loro vita. In relazione dunque a questo importante progetto dobbiamo rappresentare in questo forum il fatto che Silvia Costa, la commissaria straordinaria per gli interventi dell'isola di Santo Stefano, che sta lavorando da tempo con il Ministero della Cultura per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del carcere, realizzazione della scuola di arte e pensiero, non potrà essere con noi per motivi familiari. A lei rivolgo i nostri più cari saluti. Tornando a parlare del mare insieme a Ventotene, occorre rappresentare che le isole del Lazio, con il loro patrimonio ambientale, culturale e sociale, rappresentano un asset strategico ma anche una sfida quotidiana all'emarginazione dovuta alla dimensione insulare. Basti pensare al tema della scuola, della sanità, dei collegamenti marittimi. Queste criticità incidono quotidianamente sulla qualità della vita degli abitanti, determinando molte volte paradossalmente forme di spopolamento e lotta per la loro stessa sopravvivenza. L'arcipelago ponziano, per le sue caratteristiche che vedono una forte componente ambientale, il fragile equilibrio idrogeologico, la forte antropizzazione estiva, la presenza storico-archeologica e culturale, le criticità legate alle dotazioni infrastrutturali, ad esempio la rete idrica ed elettrica, può diventare il laboratorio per l'implementazione di modelli gestionali di sviluppo economico e sociale in una logica sostenibile, in grado di valorizzare queste isole progettando scenari futuri in cui si possa tutelare adeguatamente la biodiversità, affrontare il rischio idrogeologico, governare i flussi turistici compatibilmente con il territorio e innalzare la qualità della vita degli isolani. Il forum di oggi vuole quindi essere un momento di incontro per la creazione di un parco progetti nei settori focus della Blue Economy da sviluppare nei 2 comuni isolani nel Lazio, implementando attraverso la proposizione di proposte da parte di organismi di ricerca, start-up, player del settore italiani ed esteri. Il format ideato con caratteristica di replicabilità anche in altre isole vuole quindi veicolare sul palcoscenico dell'Expo un modello di sviluppo e valorizzazione sostenibile con una forte attività post-evento, anche alla luce del fatto che per la prima volta l'economia del mare assume una piena legittimazione all'interno della nuova programmazione S3 nei vari strumenti regionali, nazionali e comunitari esistenti, ovvero in itinere l'accordo Enea e tutta una serie di altre attività, compreso il PNRR. Per concludere, con un buon auspicio questo momento di riflessione che attiene al forum che stiamo svolgendo, possiamo sottolineare come anche Roma, la nostra capitale, sin da più di 2000 anni fa, una città di mare, dove speriamo di poter raccontare gli sviluppi dell'azione sulla Blue Economy proprio in occasione dell'Expo 2030, che tra l'altro sarà dedicata alle persone, ai territori, ai temi della rigenerazione urbana, all'inclusione, all'innovazione. Naturalmente si tratta di un auspicio. So che il commissario sta lavorando in questa direzione e noi saremo tutti ben felici di raggiungere questo importante obiettivo e di vedere l'Expo 2030 proprio nella città eterna. Con questa mia riflessione chiudo, ringrazio tutti gli intervenuti e passo la parola con un fuori programma al collegamento con il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che dovrebbe essere in collegamento. Ecco Daniele Leodori. Daniele Leodori rappresenta oggi la Regione in questo ultimo forum qui all'Esposizione Universale. Noi siamo impegnati da più di 6 mesi con una serie di attività che hanno attraversato diverse tematiche, dall'aerospazio fino dunque all'economia del mare. A lui cedo volentieri la parola per un suo cenno di saluto e dopo di questo saluto di Daniele Leodori, dopo i saluti di Paolo Glisenti, prima di passare ai lavori del forum, lanceremo anche un video che riguarderà proprio l'isola di Santo Stefano. Prego Presidente. Grazie, mi sentite? Sì.
Ok, grazie a tutti. Innanzitutto grazie a te per il lavoro fatto in questi mesi di Expo Universale, quindi volevo complimentarmi anche per la riuscita di tutte le iniziative fatte. Siamo in chiusura, questo credo sia l'ultimo forum programmato durante l'Expo di Dubai e il tema è assolutamente prioritario nella nostra programmazione regionale, sia per ciò che riguarda il PNRR sia per ciò che riguarda la programmazione dei fondi strutturali 21-27. Hai già citato molti punti rispetto alla nostra strategia sulla Blue Economy. Io parto dalla legge regionale approvata il 10 febbraio scorso, peraltro all'unanimità, che dota il Lazio e la nostra regione di alcune disposizioni rispetto alla Blue Economy, disposizioni che riguardano sia misure di formazione con la finalità di creare professionalità nei settori di incidenza della Blue Economy, in particolare per ciò che riguarda le attività turistico-ricettive, il trasporto, la pesca, la biotecnologia marina e la nautica. E poi riguardano la legge ancora introduce delle misure di coordinamento in tema di Blue Economy tra istituzioni pubbliche e private e operatori economici presenti sul territorio al fine di individuare uno sviluppo migliore, o meglio, le soluzioni migliori per uno sviluppo economico e sociale del territorio marino della nostra regione ed insulare e aumentare la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica delle nostre strutture che sono sul mare. E poi la legge inoltre introduce misure di programmazione per individuare le risorse da destinare per gli interventi nell'ambito della Blue Economy, anche in termini integrativi rispetto al fondo Blue Invest, quello varato dalla Commissione europea, e del Fondo europeo per gli investimenti. Infine, il quarto caposaldo della legge introduce misure di promozione e supporto alla ricerca e alla innovazione nel settore della Blue Economy al fine di sostenere da un lato l'editoria giovanile nel settore della Blue Economy e dall'altro lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi del territorio, cercando di avvicinare anche i giovani a presentare e a fare proposte innovative rispetto ai temi economici connessi alla Blue Economy. Questa legge, che è la prima nella nostra regione, non c'era una legislazione in questo senso, ci dà l'idea di come abbiamo voluto porre questo settore al centro anche dell'interesse del legislatore regionale e all'attenzione di tutto il mondo economico produttivo della nostra regione. Naturalmente noi dobbiamo recuperare decenni di ritardo, direi, perché se voi immaginate che se noi chiediamo ad un cittadino europeo se Roma è bagnata dal mare, io credo che il 90% dei cittadini europei risponderebbero di no. Ma io aggiungo di più, a primo impatto anche i cittadini romani stessi, i cittadini residenti a Roma, a primo impatto in una risposta immediata direbbero no, che Roma non è il mare. Invece noi dobbiamo dare sempre l'idea di collegare l'entroterra alla costa, a partire dalla capitale, che affaccia sul mare con una presenza di circa 300.000 persone, che sono una città, una delle prime 20 città italiane. Se voi immaginate il municipio 10° di Roma, rientra tra le prime 20 o 25 città italiane, e noi dobbiamo provare a ricucire quel distacco che c'è tra tutta la costa e tutto l'entroterra, a partire dal tema infrastrutturale.
e quindi avvicinare sempre di più l'entroterra alla costa anche con collegamenti rapidi. Ho citato prima Roma, e con collegamenti diciamo di una metropolitana che davvero sia in grado di rispondere a quelle esigenze che ci sono di collegamento tra il municipio e il centro città, e questo favorirebbe un'economia del mare e attiverebbe dei flussi di investimento importanti, perché se noi immaginiamo città sia europee sia di altri continenti che affacciano sul mare, vedono il mare e tutta la parte costiera come una risorsa, non come un fardello. Basti pensare, ecco, io mi limito all'Europa, immaginate Barcellona, che peraltro non è una capitale, e quanto il lungomare abbia e che importanza quel lungomare, il rilancio del lungomare dopo un evento importante come quello delle Olimpiadi peraltro ha assunto per quella città. Ma ce ne sono altri esempi da poter fare, e quindi noi dobbiamo provare a recuperare sia il rapporto tra la costa e l'entroterra, sia a collegare sempre meglio questi luoghi, perché se e adesso vado se chi visita Roma ha una permanenza nella nostra città di 2,6 giorni di media e noi non offriamo infrastrutture in grado di poter rapidamente raggiungere possibili luoghi di interesse nello spazio, in un arco di tempo che è all'interno dei 90 minuti, noi non riusciremo mai a sfruttare queste potenzialità e ad attrarre i turisti e i milioni di turisti che visitano Roma, che dobbiamo provare a attrarre di più questi turisti e fare la permanenza. Dobbiamo provare ad innalzare la permanenza di questi turisti dai 2,6 giorni almeno ai 4,5, per non arrivare ai 6 che sono di Londra e Parigi, ma almeno ai 4,5 che sono capitali come Vienna e città come Barcellona, in modo da poter garantire un innalzamento della permanenza media di questi turisti. E quindi noi, per far questo, dobbiamo provare a garantire una capacità e una risposta alla richiesta di collegamenti per visitare zone interessantissime e che potrebbero attrarre turisti in maniera importante, come io mi riferisco alle isole Pontine in particolare, che prima dottor Briganti le citava, come stiamo puntando insieme alla commissaria Silvia Costa, che ho visto nella scaletta dovrà intervenire dopo di me, quindi vi spiegherà gli interventi che stiamo facendo sull'isola di Santo Stefano, e io dico anche sull'isola di Entotene, per garantire una capacità attrattiva di queste perle della nostra regione rispetto a chi ha interesse e ai numerosi turisti che vorrebbero visitarle in maniera sempre più numerosa, perché abbiamo visto che l'interesse rispetto a queste isole nell'ultimo quinquennio, nonostante il Covid, sia aumentato e quindi siano diventate mete richieste da visitatori italiani e stranieri. Ma noi dobbiamo cercare di renderle il più competitive possibile e aumentare le infrastrutture sia di collegamento, sia per la ricettività, sia per il turismo, in modo da poter garantire ai turisti che le visitano una facilità di accesso, una accoglienza adeguata e una permanenza altrettanto adeguata alle richieste che sono del turismo ormai moderno, sia giovanile che non. E quindi ecco, c'è tutta una programmazione, ecco, da questo punto di vista, che noi abbiamo voluto mettere in campo sia con il PNRR e su Ventotene è stato firmato da parte del Comune e con il coordinamento dell'assessora Lombardi e quindi della Regione Lazio rispetto un accordo per costruire una comunità energetica, in modo da garantire un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente, e è una delle condizioni
a nostro avviso di crescita e di garantire una maggiore attrattività di un'isola importante come Ventotene, ma la stessa cosa la stiamo perfezionando per Ponza, come miglioramento dei collegamenti sia tra le due isole e diciamo la terraferma, in particolare con il porto di Formia e con il porto di Anzio. E il progetto che noi abbiamo a partire dal 2023 è quello di provare a concludere con la regione Campania un collegamento almeno quotidiano per le isole campane, che sono rispetto a Ventotene l'isola di Ischia. Per chi conosce quel territorio, dista circa 20 miglia, esattamente Ventotene a metà strada tra Ponza ed Ischia, e quindi a noi ci sembra automatico e normale provare un collegamento, come peraltro credo anche la commissaria Costa potrà dire quando interverrà dopo di me, un collegamento con le isole, con l'arcipelago campano di Ischia, Procida, Capri, e quindi provare a creare un sistema integrato turistico, in modo da offrire e ampliare l'offerta turistica per le nostre isole, che io ripeto sono una risorsa assoluta importantissima che noi dobbiamo provare a sfruttare in maniera sempre più importante e sempre più evidente. Ecco, questi sono gli obiettivi strategici rispetto alla valorizzazione della Blue Economy e alla sempre maggiore necessità di alzare il livello di competitività della nostra economia del mare, e quindi maggiori servizi, allo stesso tempo maggiori infrastrutture sia turistiche sia per i collegamenti su ferro, e io dico anche su gomma, perché raggiungere alcune località del mare su questa nella nostra regione non è semplice. Quindi anche su questo, sulla programmazione 21-27 e in parte con le risorse del PNRR, abbiamo cercato di colmare questo gap. L'ho lasciato per ultimo, ma non per importanza, il capitolo porti, sia i nostri porti regionali, sui quali con il Fondo Sviluppo e Coesione abbiamo stanziato qualcosa come 60 milioni di euro per intervenire sul miglioramento di tutta la portualità regionale, sia i porti a cui afferiscono, che fanno riferimento all'autorità portuale di Civitavecchia e Gaeta, sul quale noi stiamo provando ad investire e a renderli il più competitivo possibile. In particolare, e chiudo, rispetto al porto di Civitavecchia, noi abbiamo l'obiettivo di migliorare quella infrastruttura portuale, renderla competitiva anche come scalo merci, non soltanto come scalo crocieristico, e su questo io credo che l'investimento che noi abbiamo programmato anche qui, molto importante, con i fondi, con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, di una infrastruttura ferroviaria che possa collegare Civitavecchia-Orte per offrire alle navi merci che arrivano arrivano sul porto di Civitavecchia un collegamento ferroviario sia con il resto del territorio nazionale sia con l'interporto di Orte. A noi ci sembra un tentativo di garantire un'infrastruttura che possa accrescere ulteriormente la forza di un porto che è diventato negli ultimi decenni uno dei porti più importanti del Mediterraneo per ciò che riguarda le crociere, e vorremmo renderlo altrettanto competitivo per ciò che riguarda le merci. Ecco, quindi come vedete il lavoro da fare in questa direzione e sul tema Blue Economy è un lavoro importante, molto, che abbraccia vari settori che vanno dalla portualità, come dicevo, al turismo, alla guardia della costa, alle infrastrutture ferroviarie e viarie, quindi un
investimenti a 360 gradi per fare dell'economia del mare uno dei punti di forza della nostra regione, che fino a questo momento ha sfruttato poco un settore che invece potrebbe costituire davvero un volano economico importantissimo. Io spero di aver dato un contributo, oltre che la mia volontà era quella di salutare tutti i partecipanti a questo incontro, ringraziare di nuovo gli organizzatori sia di questo che di tutti i forum che si sono tenuti in questi mesi di apertura dell'Expo, nella speranza che diciamo, l'Expo di Dubai si possa chiudere con l'auspicio che fra 8 anni potremmo ospitare questa importantissima e interessante rassegna internazionale nella nostra città, e tra cui a meno di un'ora abbiamo già un incontro con l'amministrazione capitolina, perché proprio lunedì noi abbiamo approvato la partecipazione della Regione Lazio al comitato promotore dell'Expo Roma 2030, in modo da iniziare un percorso che speriamo possa vederci assegnatari di questa importante rassegna internazionale. Vi ringrazio tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a Daniele Leodori. Con il vicepresidente della Regione Lazio tutti i vertici più importanti della Regione hanno onorato la partecipazione a questo importante Expo, e adesso chiudiamo il blocco dei saluti col padrone di casa, che ringrazia ancora dell'ospitalità, Paolo Clisenti, che ci porterà un saluto e avrà già avuto molti spunti di riflessione da questo anche intervento introduttivo del vicepresidente della Regione. Prego. Sì, Quirino, grazie. Sì, molti spunti interessanti. Volevo innanzitutto ringraziare Quirino e tutti voi della Regione, e ti prego di trasmettere i nostri ringraziamenti al Presidente per la vostra partecipazione ai 6 mesi di Expo. È stata veramente importantissima, con contributi molto forti in varie settimane tematiche. Quindi ha portato qui eccellenze e competenze multidisciplinari, multisettoriali del Lazio, della Regione, in maniera molto significativa. Aggiungo che non poteva esserci modo migliore per noi di chiudere Expo con un ultimo evento con voi, visto che siete stati i nostri compagni di strada così assidui e utili e preziosi e ispiratori di varie idee che abbiamo avuto in questa settimana dedicata all'acqua. La mia unica riflessione è che non è solo la Blue Economy che voi portate oggi qui, parlando dell'arcipelago delle isole pontine, ma se non sbaglio è un modello, un punto di riferimento di vari temi che attengono alla sostenibilità e alla crescita. Non solo la Blue Economy, non solo, se non vado errato, la sorveglianza dell'ecosistema marino, delle isole, eccetera, ma anche la sostenibilità sociale, economica all'interno dell'arcipelago, la sostenibilità ambientale ovviamente sì, quella culturale, quella paesaggistica, quella artistica. Quindi le isole pontine secondo me sono molto interessanti come punto d'osservazione, perché hanno al loro interno tantissime delle sfide che attengono a uno dei grandi temi non solo dell'agenda di Expo 2030 ma dell'agenda internazionale: come combinare, come produrre sostenibilità lavorando sul sociale, sull'economico, sul culturale, sull'ambientale, sulle risorse, e questa è un'integrazione che fa dalle isole pontine un punto di riferimento veramente importante. Finendo con Santo Stefano, il progetto di Silvia Costa, che conosco bene, ne ho parlato molte volte con lei, in cui la Bauhaus europea, che è diventato un progetto della Commissione europea lanciato dal Presidente della Commissione, trova lì un punto di riferimento secondo me molto importante in termini di ristrutturazione, che produce una bellezza nuova, una bellezza che ha dentro la radice storica, la memoria, ma che anche verso l'utilizzo, le funzionalità future utili alla società, eccetera. Quindi credo che veramente, Quirino, vi ringrazio molto, il vostro contributo è sempre più prezioso per noi. Grazie. Grazie Paolo. E adesso, prima di entrare dentro gli argomenti
argomenti di questo forum che sono molto importanti e che portano anche le eccellenze della ricerca della nostra regione. Lanciamo il video del Ministero della Cultura proprio sulla isola di Santo Stefano. Dopo questo bellissimo filmato entriamo dentro la parte scientifica, parleremo di innovazione e progettualità, parleremo delle opportunità del PNRR e del Piano Nazionale della Ricerca, parleremo dei porti turistici, della sostenibilità, del progetto Interreg, della sostenibilità energetica delle isole, della contabilità ambientale, di internet sottoacqua e della sostenibilità della navigazione da diporto. Di tematiche, e a introdurci e a traghettarci dentro questi argomenti così stimolanti sarà Valentino Giuliani, Project Manager della Blue Economy di Lazio Innova. Buonasera a tutti, sono Valentino Giuliani di Innova e mi occupo di economia del mare. Andiamo a aprire questo focus in un momento importantissimo, come dicevano anche i predecessori, perché ci sono in atto degli strumenti regionali innovativi. Per la prima volta viene messa nell'ambito della programmazione della S3, viene riconosciuta una propria legittimità all'economia del mare, è stata varata la zona logistica semplificata per l'area di Civitavecchia, la Regione Lazio, in attuazione della direttiva europea sulla pianificazione dello spazio marittimo, insieme alle altre regioni con cui condividiamo il bacino del Tirreno, ha presentato l'anno scorso, ha inviato al governo la pianificazione dello spazio marittimo, che è una sorta di piano regolatore del mare, ci dirà l'utilizzazione di questo spazio marittimo, quindi dalla pesca alle aree naturali protette e così via. Io non rubo altro tempo e andiamo a presentare gli interlocutori, gli stakeholder che sono veramente di alto livello. Il primo intervento è del Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, che ci parlerà di innovazione e progettualità di area vasta. La Provincia di Latina, oltre il territorio di competenza per le due isole, ma può candidarsi ad essere il soggetto promotore di progetti di area vasta, supportando soprattutto i piccoli comuni rispetto sia ai fondi europei sia alla programmazione regionale. Quindi do la parola al Presidente Stefanelli. Grazie Valentino, buongiorno, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, la provincia deve ritornare ad avere quel ruolo di guida all'interno del territorio di riferimento, utilizzando le competenze molto generiche di area vasta, nella speranza che nella prossima legge di riordino vengano quantomeno precisate dalla Regione Lazio. Sicuramente il tema della Blue Innovazione è un tema fondamentale per una provincia che ha 132 km di costa, 7 bandiere blu, un porto importante come quello di Gaeta nell'ambito dell'autorità portuale di Civitavecchia, diversi porti regionali, approdi turistici e poi questo gioiello rappresentato dall'arcipelago delle isole pontine, su cui oggi vi focalizzate, ci focalizziamo. Ovviamente ci sono tante, come diceva Briganti, sono tante le tematiche che investono queste isole, non soltanto
attinenti alle blue economy, ma anche a tutta una serie di problematiche dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, su cui nei prossimi mesi nei prossimi anni credo che tanto si possa fare. La provincia sta in questi giorni, in queste settimane, io sono presidente da inizio anno praticamente, da meno di 3 mesi, stiamo mettendo su una cabina di regia che coinvolga la Camera di Commercio, l'università e i comuni per poter fare una cabina di regia sul nostro territorio e affrontare non solo le ultime sfide del PNR, perché molte già ormai sono state messe in cantiere, ma anche e soprattutto la programmazione dei fondi europei, su cui la Regione Lazio proprio lunedì verrà a illustrarci la nuova programmazione e anche a prepararci a cogliere le opportunità che verranno con il Giubileo, con il prossimo Expo. Dicevo sulla sostenibilità, il tema delle risorse idriche, che è un tema importante. Ricordiamo che queste 2 isole ancora oggi vengono alimentate con le navi betoline praticamente, mentre credo che una riflessione fondamentale vada fatta. Dicevo, la provincia metterà in campo questa cabina di regia che servirà a supportare i piccoli comuni e quindi in maniera importante anche le comunità di Ponza e Ventotene e di tutto l'arcipelago pontino, che sono ritornate alla grande nel dibattito nazionale con quella bellissima visita di gennaio 2016 in cui l'allora governo Renzi organizzò un summit europeo da cui poi nacque il finanziamento per il recupero del carcere borbonico, la rinnovata attenzione su Ventotene, che tra l'altro si sposa, ahimè, in questo periodo anche sul rinnovato dibattito sulla comunità europea. Il manifesto di Ventotene è il momento da cui nasce l'idea dell'Unione Europea. Oggi, in cui c'è bisogno di rilanciare, rinsaldare e rafforzare questo progetto, Ventotene acquista, al di là di tutti gli aspetti che voi avete sottolineato e che sottolineerete negli interventi dopo di me, anche un aspetto politico fondamentale, che lo pone al centro non solo del dibattito nazionale ma anche di quello europeo e quindi ne facilita in qualche modo l'attenzione e la concentrazione di una serie di finanziamenti, di politiche che debbono andare soprattutto dal punto di vista della sostenibilità, dove c'è da fare un grandissimo lavoro su ambedue le isole proprio dalle basi, ma molto si può fare con le opportunità che in queste settimane e nei prossimi mesi saranno messe in campo. Noi siamo a disposizione, ovviamente ci stiamo attivando, salutiamo con molta gioia la decisione della Regione Lazio di investire in maniera importante sulla Blue Economy, non solo sul tema della portualità, della cantieristica navale, che nei tempi in questo territorio ha espresso numeri molto importanti e che ancora oggi vede delle realtà importanti anche se con difficoltà, ma con una rinnovata attenzione sulla sostenibilità, sulla biodiversità, sulla tutela della risorsa mare. E segnalo che l'attività di pianificazione che la Regione sta portando avanti sulla pianificazione degli spazi marittimi è un'attività meritoria, finalmente una programmazione a largo raggio che tiene conto, ripeto, di tutto quello che vive intorno al mare, di tutto quello che vive quindi anche intorno all'arcipelago delle isole pontine. La provincia di Latina, appena terminerà nei prossimi giorni la fase di bilancio, si darà una struttura organizzativa più forte con una cabina di regia che accompagnerà le amministrazioni nel affrontare queste sfide e reperire ed intrecciare ed intercettare quanto più opportunità possibili. Grazie. Grazie Presidente. Passiamo velocemente al secondo ospite, che è Giovanni Caprino, che è il presidente del cluster BIG, che è il cluster tecnologico nazionale ed è l'unico cluster dell'economia del mare riconosciuto dal governo. A questo cluster partecipano università, piccole e medie imprese e anche attori internazionali come Eni e Fincantieri. Giovanni, Presidente. Non è collegato? Se no passiamo avanti.
Allora passiamo avanti con... eccoci Giovanni. Ecco, Buonasera Presidente, eccoci qua. Buonasera a tutti. Io ringrazio la Regione Lazio che ci ha invitato e che devo assolutamente definire come una regione molto attiva sulla Blue Economy, e ci riempie di gioia tutti gli incontri che stiamo facendo. Io sono il Presidente del cluster nazionale Blue Italian Group, proprio il cluster che mette insieme il processo della Blue Economy in sé per sé in tutti i settori nazionali. È stato un esperimento quello del nostro cluster, di mettere insieme proprio attori completamente diversi che vanno dalla grande cantieristica all'industria tipo Enel, per cui la petrolifera, chimica, alle biotecnologie, a tutti i processi della pesca e della salvaguardia della costa. E proprio in questo contesto il cluster mette insieme per la prima volta attori completamente diversi che di solito non sono abituati a colloquiare tra di loro, per cui è nata proprio questa forte comunità negli anni proprio nella di mettere a fattor comune alta tecnologia, alta conoscenza in settori completamente diversi. Perché quando si parla di Blue Economy e di mare, ovviamente subito il pensiero che è un ambiente senza confini e completamente trasversale. Il nostro scopo poi è principalmente quello di dare supporto ai policy maker, per cui lavorare su quelle che sono gli aiuti delle agende strategiche, sia agende strategiche regionali che nazionali, ma ultimamente stiamo lavorando anche diamo il contributo su agende strategiche a livello europeo, proprio per definire, abbiamo sentito in apertura il discorso degli oceani, che è una cattiva traduzione di quello che è il mare nel senso più ampio della parola, per cui stiamo lavorando tantissimo proprio per fare sistema e per riportare il Mediterraneo come un punto importante, diciamo quasi un oceano laboratorio nel suo contesto. Le nostre attività vanno ovviamente nell'ambito dell'ambiente marino fascia costiera, siamo divisi un po' in traiettorie, ma c'è forte link tra ognuna di queste, per cui sia le risorse biotiche, per cui parliamo di pesca e acquacoltura, che risorse biotiche, per cui estrazione dal fondo del mare di minerali, di nuovi materiali, la costruzione, il shipbuilding, la cantieristica e la robotica, le energie rinnovabili dal mare che sono un altro elemento trainante di quello che potrebbe essere un futuro ecosostenibile del sistema, le biotecnologie, che è un settore in continua crescita e molto promettente, che va dalla nutriceutica alla farmaceutica a tutto un insieme di sistemi che si pongono anche in un processo di circolarità di tutto il sistema della Blue Economy. E poi abbiamo 3 traiettorie diciamo trasversali, che sono l'integrazione delle infrastrutture di ricerca. Ricordo che in Italia abbiamo tantissimi laboratori di eccellenza sulla Blue Economy, dalle vasche navali a laboratori specifici di biotecnologia, e per cui proprio in questo caso sentiamo il bisogno proprio di fare rete, fare sistema. Poi gli usi sostenibili del mare, e qua rientra un po' il discorso della città delle pontine come un ottimo punto di riferimento a questo livello. E poi skill and jobs, come riparlavamo all'inizio, si è sentita l'apertura, il problema della formazione dei giovani è un problema sicuramente fondamentale. Velocissimamente sono i nostri soci all'interno del cluster nazionale, abbiamo 23 università, 6 grandi imprese, abbiamo attività di tutti i livelli, sia associazioni di categoria, sia cluster regionali, sia centri di ricerca, 11 centri di ricerca oltre le 23 università. Copriamo un po' tutti i
settori proprio della Blue Economy, e all'interno del cluster ci sono anche delle piccole e medie imprese che lavorano proprio nel contesto dell'innovazione tecnologica. L'esempio, io intervengo dopo quel bellissimo filmato sull'isola di Santo Stefano e di Ventotene, che abbiamo visto, che sicuramente sono delle aree, le isole pontine sono delle isole bellissime, cioè di cui ne sono legato in maniera particolare, perché sin da piccolo ci andavo in vacanza, per cui parlo più di 60 anni fa, e questo un po' mi lega un po' a tutto il processo. Cosa possiamo dire del nostro lavoro? In questo caso il PNRR e i bandi europei che sono sulla Blue Economy molto trasversali. Noi un po' abbiamo lavorato per fare inserire un concetto di Blue Economy nel PNRR, diciamo che ci siamo riusciti in maniera trasversale. Tutti i capitoli del PNRR si possono applicare alla Blue Economy. Questo ci permette di avere una certa flessibilità, e sia il grande lavoro che si sta facendo sulle strategie, sulle agende strategiche europee, mettere la Blue Economy a settore. Per cui sulle piccole isole, come il progetto che sta portando avanti la Regione Lazio, sicuramente il cluster dà la disponibilità ed è pronto a mettere in campo tutte le migliori risorse nazionali, proprio per rispondere, per creare con tutta una serie di attività, dalla transizione energetica al trasporto, all'accessibilità, al turismo sostenibile, ai problemi di desalinizzazione, alla biodiversità, a tutte le eccellenze del territorio. Ecco, io reputo che deve essere questo invito alla Regione a far sì che questo esempio delle isole pontine sia proprio un prototipo, un'esperienza replicabile in tanti altri ecosistemi a isola, ma poi ecosistemi territoriali, di cui l'Italia è ricchissima, che ha un patrimonio importantissimo per noi, per cui io invito proprio a una replicabilità, a un processo proprio pilota su tutto il sistema. Non ultimo, ho apprezzato nella presentazione un concetto che ultimamente bisogna assolutamente tenere in vita, che è la destagionalizzazione, uscire dalla stagionalità dell'uso di queste isole e far sì di un sistema che sia utilizzato in maniera sostenibile tutto l'anno, per cui diventa una vera ricchezza di tutto il Paese. In ultimo, e chiudo, noi lavoriamo tantissimo anche sui processi internazionali. Come cluster nazionale cerchiamo di fare rete con tutti i sistemi, con gli altri cluster europei, con tutti i processi europei, per dare ai nostri soci quel networking necessario per partecipare poi ai bandi e finanziamenti europei, che di solito nascono proprio da aggregazione di aziende sul territorio europeo. Per cui partecipiamo al JP Ocean, partecipiamo al West Med Alliance, che è Presidente, ti chiedo per favore di accelerare un attimo, di chiudere, che siamo proprio, il tempo è tiranno. Ho chiuso, per cui diciamo che lavoriamo su tutto il Mediterraneo. Con questo chiudo, nel senso, sia la riva sud che la riva nord, per cui il Mediterraneo non ha confini, e mai come in questo momento stiamo lavorando proprio con tutti gli altri cluster e attività sul processo proprio dell'area del Mediterraneo nel senso più allargato possibile. Ringrazio ancora, grazie Valentino, mi scuso se sono stato... No, ti ringraziamo noi a te, anche perché tu lo sai, la nostra amicizia professionale è lunga, perché la Regione Lazio è stata tra i soggetti promotori del cluster nazionale, quindi ti ringraziamo. E andiamo avanti con il prossimo relatore, che è Gianni Gargano, vicepresidente di Astonautica Nazionale, che ci parlerà di porti turistici e sostenibilità. Non c'è.
Eccoci qua. Buonasera Presidente. Buonasera. Vi chiedo un favore di correre un po' perché stiamo proprio... Sarò velocissimo, vi voglio raccontare un attimo le isole perché sai, da uomo di mare ci tengo a raccontarvele. Volevo ringraziare Quirino Briganti intanto per l'invito e anche per la calorosa accoglienza che ha dato alla nostra delegazione in visita all'Expo circa 15 giorni fa. E volevo ringraziare anche a te Valentino perché ci hai coordinato molto bene in questo focus che non è facile organizzare così a distanza e in pochi giorni. Quello che volevo dire intanto che Assonautica porto i saluti di Assonautica Italiana, del Presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, che peraltro è sempre molto vicino. Come Camera di Commercio siamo state tra le prime insieme alla Regione Lazio a parlare in Italia di Blue Economy. Il Lazio, come sapete, e in particolare il Lazio a sud di Roma è equidistante dai confini italiani. Di fronte abbiamo tra le isole, tra l'arcipelago, forse tra i più belli che sono e selvaggi che stanno nel Mediterraneo. L'arcipelago ponziano, o come molti chiamano le Pontine, a detta di uno che ne capiva, Folco Quilici, le chiamava la Pontinesia, per capire che bellezza queste isole, questo arcipelago racchiude. L'arcipelago è situato praticamente sulla rotta dei grandi spostamenti delle imbarcazioni da charter e da diporto che vanno dal nord verso le isole del sud, non solo le ponziane, ma le Flegrei con Ischia e Capri, la costa della penisola sorrentina, la costiera amalfitana, le Eolie, la Calabria, il Cilento, la Sicilia, Malta. Capite che quantità di imbarcazioni passano davanti alle nostre coste che racchiudono, come sapete voi, come si sa, ci sono 160 km di coste nella provincia di Latina e a sud di Roma, riteniamo noi fra le più belle d'Italia. E un mare spettacolare, dei borghi medievali fantastici, siti archeologici, enogastronomia di eccellenza, percorsi naturalistici, un parco nazionale, il Ciusceo, non ce lo dimentichiamo, riserve marine come quella di Ventotene, bellissime, e grandi yacht e barche a vela e barche a motore passano ogni estate davanti alle nostre coste. Molte vi stazionano anche perché fortunatamente abbiamo una cantieristica e un artigianato inerente alla nautica di livello altissimo, però anche molti tirano dritto e purtroppo non si fermano. Noi dovremo cercare di potenziare le nostre strutture portuali, turistiche, nel rispetto dell'ambiente che costituisce comunque per noi l'elemento di attrattività del territorio, anche perché in un mare sporco, in un mare brutto non ci si ferma nessuno e cambiano limiti. Dunque Assonautica del Lazio propone di redigere e promuovere le linee guida per uno sviluppo sostenibile dei porti, concepiti più come delle isole autonome dal punto di vista energetico e idrico, e aumentando così la disponibilità di ospitare senza tuttavia richiedere ulteriori cementificazioni che assorbono, come si sa, un consumo di territorio importante. Dunque, nel prossimo Yacht Med Festival che faremo a Formia, nel prossimo 17 giugno, Yacht Med Festival fortemente voluto dalla Camera di Commercio e dall'azienda speciale della stessa Camera, dove li invitiamo a partecipare a tutti, verrà ufficializzato questo progetto. Il Lazio ha circa 8.567 posti barca, è settimo in Italia, solo i 12 porti veramente che si possono dichiarare porti turistici sono nel Lazio. La Liguria ne ha 24.000, la Sardegna 20.000, la Toscana 18.000, il Friuli 17 e via dicendo. In Italia, specialmente nella zona nostra, che è una zona di alto pregio, per ogni euro investito nella nautica ne ritornano 6. Se poi questi investimenti vengono fatti in forma green, come si faranno da oggi in avanti, anzi già si stanno facendo, il coefficiente passa da 1 a 9. Per ogni euro investito ne ritornano 9. Questo potrebbe essere un ottimo segnale per chi ha intenzione di venire a investire nella nostra regione, sia investitori nazionali che stranieri. Molto interessante. Per questi motivi riteniamo che la riconversione green dei porti esistenti, degli approdi e la realizzazione di nuovi porti turistici autosufficienti dal punto di vista energetico e i trasporti smart, leggeri, con mezzi veloci, anche con idrovolanti tipo Maldive, in cui Assonautica Italiana insieme a molte camere di commercio e a importanti compagnie
del trasporto marittimo ci sta credendo molto e sta programmando una serie di scali, compreso per esempio il discorso di Roma Urbe, che già abbiamo fatto un accordo con l'aeroporto dell'Urbe per creare una rete di idrovolanti che dall'aeroporto dell'Urbe possa raggiungere le Pontine in circa 40 minuti, cosa molto interessante a costi molto bassi. Tutto ciò penso che sia la chiave di volta per lo sviluppo futuro del nostro mare e della nostra regione. Voglio chiudere, vi voglio raccontare un episodio, un aneddoto che mi è capitato qualche anno fa, che però ci fa capire in quale posto meraviglioso viviamo e in quale posto meraviglioso si debba investire bene per fare meglio quello che stiamo facendo. Era Ponza qualche anno fa, stavo in banchina, io ho una barca, mi diverto, mi piace, sono un marinaio anche di mestiere. Si affianca vicino a noi un Mangusta 100, che è una barca molto importante, costruita in Italia, però con bandiera statunitense. 32 metri di barca, circa 7 milioni di euro di valore. Vedo a bordo una coppia di 65-70 anni, lui e lei, mi avvicino con un Presidente, scusami, ti chiedo di accelerare verso la conclusione. Volevo solo raccontarvi questo episodio che è importantissimo secondo me, più di tutto quello che ho detto fino adesso. Bene. Avvocato di New York a bordo mi chiede cosa poteva vedere in zona. Io le dico: avvocato, lei è un avvocato, non può non venire a Formia a vedere il posto dove è stato assassinato e dove è seppellito Cicerone. Lei non ci voleva credere. Quando gliel'ho detto ha voluto tutti i numeri di telefono miei, ha voluto tutte le informazioni possibili. Morale della favola: dopo una settimana stava a Formia a vedere la tomba di Cicerone con la sua barca ormeggiata nel porto. Questo significa che noi abbiamo tante cose, abbiamo un mondo di cose da far vedere, le dobbiamo far sapere agli altri e dobbiamo fare in modo di accogliere il meglio possibile le persone che vengono da noi. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Allora, c'è un'inversione nella scaletta del programma, ora interverrà il capitano Raffaele Rognoni che ci parlerà praticamente della sostenibilità delle marine turistiche e della nautica, con particolare riferimento a ciò che riguarda l'elettricità e l'idrogeno, le nuove tecnologie. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Mi presento, mi hanno già presentato, io mi occupo di nautica, mi sono occupato di nautica in Italia per tanti anni, oggi sono qui come operatore nella nautica e anche come costruttore, perché ci occupiamo della costruzione di catamarani a vela. Quindi conosco molto bene le isole Pontine, quindi è con grande piacere che partecipo a questo evento, perché per anni ho navigato, come diceva poco fa il Presidente, nelle isole Pontine, che sono veramente una meraviglia e vanno salvaguardate. Perché oggi parliamo di energie alternative? Perché la tecnologia ci viene incontro, ci dà la possibilità di stoccare energia all'interno delle nostre imbarcazioni. Abbiamo tecnologie che in particolare le batterie al litio, oggi, avendo fatto i passi da gigante, abbiamo ridotto le dimensioni, abbiamo concentrato i pesi e abbiamo veramente la possibilità di accumulare e quindi non portare inquinamento in queste baie meravigliose come per esempio Chiaia di Luna o il porto di Ventotene, dove l'acqua è cristallina e va assolutamente salvaguardata. Quindi le due tecnologie più importanti, la tecnologia che abbiamo al momento disponibile sono le batterie al litio, e produciamo imbarcazioni con batterie importanti, pacchi di batterie al litio, le dimensioni sono aumentate anche di 100 volte rispetto a quello che erano i pacchi batterie sulle barche tradizionali. Questo ci permette di non utilizzare generatori di corrente la notte e quindi di dormire sonni tranquilli senza rumori all'interno dell'imbarcazione, e anche di frequentare dei posti molto belli, molto puliti, con un'acqua, come dicevamo, cristallina, senza motori in moto che producono del scarico, ovviamente, che siano diesel o benzina, comunque sempre inquinante. Un futuro che al momento dobbiamo chiamare futuro, ma non è poi così futuro, è anche l'idrogeno. Ci sono alcune società
anche italiane che stanno lavorando sull'accumulo dell'idrogeno, sia accumulo in pressione, in bombole sotto pressione a 300 atmosfere, sia in celle a idrogeno, che forniscono energia senza l'emissione di alcun gas inquinante. Il problema è un pochino più complesso perché l'approvvigionamento non è così semplice come l'energia elettrica, che può essere generata con diversi sistemi di bordo, pannelli solari, eolico e quant'altro, o semplicemente ricaricate le batterie una volta che si attacca la corrente di banchina, ma probabilmente in un futuro molto... Io ho già visto alcune installazioni e sono rimasto veramente allibito di quanto la tecnologia sia andata avanti e quanto si possa fare. Noi, per fare anche la nostra parte, a Dubai costruiamo catamarani a vela, quindi assolutamente green, con una progettazione che si avvale di professionisti italiani sia a livello estetico che anche progettuale dal punto di vista strutturale. Produciamo queste barche che sono assolutamente green perché a vela, in alluminio, quindi completamente riciclabili, e dotate di grossi pacchi di batteria al litio che consentono di muoversi per la maggior parte del tempo con tutti i motori di bordo spenti. Se ognuno di noi fa la sua parte, noi come progettazione, come costruzione di imbarcazioni facciamo la nostra, proponendo delle barche che inquinano sempre meno, come amanti del mare ci sentiamo orgogliosi di portare un piccolo contributo. Questo è un po' il prossimo futuro nel settore imbarcazioni. Abbiamo tecnologie che ci aiutano e quindi usiamole e cerchiamo di preservare questi posti meravigliosi. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Allora, ora entriamo nella fase del focus, quella dove la parte tecnica è prevalente. Siamo orgogliosi di poter presentare comunque forse quello che è il meglio della ricerca scientifica a livello marino in Italia, e abbiamo il progetto Interreg Blue Deal, che è presentato da Maria Vittoria Struglia dell'Enea. È un progetto di cui noi andiamo orgogliosi perché la Accinnova partecipa, è un progetto che vale 2.700.000 euro. La settimana scorsa a Valencia lo abbiamo presentato. L'area pilota per l'Italia è il comune di San Felice Circeo e il progetto riguarda praticamente la generazione di energia dal moto ondoso. Quindi Maria Vittoria, se ci vuoi presentare praticamente il progetto, il tempo è tiranno, quindi abbiamo intorno ai 6 minuti. Sarò velocissima. Intanto grazie dell'invito. Come diceva Valentino, vi parlerò di questo progetto, che è un progetto Interreg Med, quindi è un progetto finanziato su fondi europei con diciamo in particolare i fondi per lo sviluppo regionale. Parleremo di energie rinnovabili marine e parleremo soprattutto di quella che è la possibile applicazione delle rinnovabili marine alle isole minori in particolare. L'acronimo vuol dire Blue Energy Deployment Alliance, è un progetto che si è sviluppato nell'arco di 32 mesi, abbiamo avuto il kick-off meeting a dicembre del 2019, quindi ormai siamo nella fase finale. È un progetto importante, ci sono ben 12 partner su 6 nazioni europee e lì potete vedere i loghi di tutti i partner che partecipano, sono centri di ricerca, università, ma anche industrie. Blue Deal ha chiaramente alcuni obiettivi principali. Il primo di tutto è la promozione dell'inclusione delle energie blu nella governance e nel planning dello spazio marittimo, promuovere iniziative pubblico-private per identificare quelle che sono le best practices per poter inserire le blue energy nelle regioni mediterranee, che chiaramente le regioni mediterranee sono anche delle regioni particolari, peculiari per la loro bellezza e per il loro valore ambientale.
se possibile, diciamo, cercare di superare alcune delle restrizioni che possono essere tanto tecniche quanto amministrative, che di fatto hanno impedito fino adesso una diffusione di queste energie nel contesto del Mediterraneo, e infine stabilire quello che è un joint plan for portability nell'area mediterranea, cioè stabilire, diciamo, un protocollo che possa garantire la replicabilità e la portabilità delle esperienze che abbiamo fatto durante questo progetto. Come vi ho detto, è stato un progetto lungo, quelli sono gli obiettivi, ma gli obiettivi li abbiamo, diciamo, raggiunti e sviluppati tramite delle attività. Sulla sinistra ho indicato alcune delle attività fondamentali che hanno caratterizzato il nostro progetto, non posso ovviamente descriverle tutte, però vorrei puntare su alcune, su quelle che sono secondo me più rilevanti rispetto al focus di oggi pomeriggio. Le ho evidenziate, sono i nostri laboratori che sono stati condotti su delle aree pilote, l'esperienza della Open Innovation Challenge a cui prima Valentina in particolare si riferiva, e poi, diciamo, gli Open Days. Partiamo da questi Blue Deal Labs. Allora, essenzialmente quello che abbiamo fatto, diciamo, uno degli aspetti qualificanti del nostro progetto è stato quello di sviluppare una metodologia per fare energy planning in alcune aree specifiche. È stato un approccio multidisciplinare ed è stato un approccio in cui siamo andati a fare un'importante analisi dati nei vari contesti che abbiamo preso in considerazione, e abbiamo, diciamo, sovrapposto questi diversi layer informativi anche in maniera diciamo esclusiva una rispetto all'altro, per arrivare ad identificare quali erano non solo le aree migliori per, diciamo, potenzialmente installare dei dispositivi per estrarre energia dal mare, ma anche le migliori tecnologie. Quindi, diciamo, i punti salienti sono ovviamente stati prima di tutto l'analisi dei potenziali, l'identificazione delle tecnologie più adatte, perché ci sono molte tecnologie a disposizione e quindi vanno anche considerati i regimi in cui queste lavorano in maniera ottimale, l'identificazione quindi dei siti facendo questa sovrapposizione di strati informativi, analisi dei differenti possibili scenari di integrazione di queste energie blu nell'energy mix attuale di questi laboratori, e anche un'analisi di quelli che possono essere, diciamo, i risparmi in termini di impronta ecologica rispetto a quelle che sono altri sistemi tradizionali di produzione dell'energia. Ultimo ma non meno importante, abbiamo considerato in maniera molto seria anche quello che è l'impatto visuale di questi dispositivi, perché chiaramente in un contesto, come dicevo prima, così delicato quale quello delle isole mediterranee, in cui bisogna assolutamente anche rispettare la coesistenza e l'integrazione con gli altri usi del mare, che sono quindi anche quello turistico o ambientale, è un aspetto estremamente importante. L'altro punto qualificante diciamo, e rilevante per il nostro discorso è stato quello sicuramente dell'Open Innovation, che abbiamo celebrato, come diceva Valentino, la settimana scorsa nel Business Forum che abbiamo fatto a Valencia. Essenzialmente abbiamo lanciato un concorso di idee allo scopo di andare a incontrare quella che può essere la domanda di alcune amministrazioni con quella che è l'offerta dei sviluppatori di questo tipo di tecnologie. È stato un grande successo, perché abbiamo lanciato ben 12 diverse sfide ed abbiamo ottenuto 80 soluzioni, 80 risposte a queste Maria Vittoria, sfide. ti devo chiedere per favore di accelerare. Sì. Brevemente ho semplicemente isolato quelle che erano più rilevanti secondo me, quindi quella di San Felice Circeo, quella del Giglio, l'isola di Samos. Qui ho messo delle keyword, delle parole chiave che hanno accomunato queste sfide, quindi chi ha lanciato
sfide, in tutti questi casi ha messo in evidenza questi aspetti: sostenibilità ambientale, il fatto che esistono delle aree marine protette, che c'è un impatto visuale, necessità di avere nuovi lavori. Quindi che cosa abbiamo imparato da questo esercizio? Essenzialmente che le piccole isole condividono gli stessi obiettivi: indipendenza, autonomia energetica, uscita dai combustibili fossili e andare verso le rinnovabili. Qui sulla destra ho riassunto, tramite le slide che abbiamo prodotto all'interno del nostro progetto Blue Deal sulle tecnologie, quali sono state, rispetto a quelle sfide che vi ho mostrato prima, quindi rispetto delle sfide che coinvolgono, diciamo, isole minori e l'ambiente mediterraneo, quelle che sono, si sono rivelate le scelte più importanti. Quindi abbiamo dispositivi che possono essere alloggiati nelle dighe foranee, lungo i porti, le banchine dei porti, ma non solo, ma in alcuni casi anche al largo, e in alcuni casi anche sono state proposte soluzioni che sfruttano, diciamo, più tecnologie contemporaneamente. L'unico e ultimo messaggio che vi volevo dare è che quello che è veramente importante quando si va a considerare l'introduzione di questo tipo di tecnologie negli specifici contesti è che va fatta un'analisi specifica in situ, quindi non abbiamo una soluzione adatta a tutto, ma di volta in volta possiamo trovare questa soluzione. Vi invito ad andare a guardare anche questo indirizzo dove potete trovare tutte le proposte e tutte le soluzioni che abbiamo individuato. Grazie Maria Vittoria. E ora passiamo in presenza ad Alessandro Iafrati, direttore dell'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR. Il suo intervento è prettamente connesso, è quasi la continuazione di Enea, perché riguarda le grid, le reti che sono anche una parte del Piano Nazionale di Ricerca e di PNRR. Draghi ha valorizzato proprio l'azione sulle grid isolane. Diciamo che in effetti, intanto grazie per l'invito, sono onorato. L'intervento precedente, in particolare l'ultima slide, rappresenta diverse cose che vedremo. Ho chiamato questo intervento sostenibilità energetica delle isole. Diciamo, il problema delle isole è che, soprattutto di quelle piccole, che hanno grandi fluttuazioni nei carichi energetici. Queste fluttuazioni vengono, ovviamente, è stato detto prima, no? Tra l'estate e l'inverno, ma anche durante il giorno, nei periodi di alta stagione. Ovviamente tutti quanti vanno al giorno, poi magari arrivano la sera e tutti quanti attaccano la lavatrice, per banalizzare questa cosa. Questo fa sì che poi la gestione della distribuzione di energia è veramente difficile, e quando ci sono questi grandi assorbimenti che fluttuano si ricorre sempre alla generazione diesel, peraltro di piccola potenza, e quindi si arriva ad un sistema che è decisamente inefficiente. Io presento due cose che in qualche modo cercano di implementare un po' le rinnovabili. Un primo concetto riguarda quello di integrazione, di utilizzo e gestione di queste energie rinnovabili. È vero, noi possiamo produrre le energie rinnovabili in diversi modi, come è stato detto nella presentazione precedente, a secondo, non va bene tutto, a secondo dei casi va un pochino cucito, come un discorso di sartoria, ma poi queste cose devono andarsi a integrare. Si può usare appunto l'energia rinnovabile, ridurre i gas serra per ridurre il consumo di carburanti fossili, quindi possiamo avere energie rinnovabili dal fotovoltaico, dall'idroelettrico, dal vento, dall'oceano, come è stato visto precedentemente. Ma le sorgenti rinnovabili introducono ulteriori fluttuazioni al sistema, quindi gestire questa cosa è davvero complesso. Quindi l'idea che c'è dietro a questi progetti che vi presento, in realtà sono un paio di slide, non è molto lunga, ma l'idea è quella di mettere insieme, quindi di creare un sistema di gestione che riesca a monitorare
real time, quindi in tempo reale, quello che succede ai flussi energetici, quindi alla produzione, agli assorbimenti, integrare dei sistemi di batteria che possono compensare queste fluttuazioni. Questi sistemi energetici in realtà non è che sono tutti parchi fotovoltaici su un'isola, non è piacevole vedere questa cosa, si parlava anche di sostenibilità, insomma anche di curare l'aspetto, quindi si possono mettere pannelli fotovoltaici sugli edifici e quindi abbiamo un sistema distribuito che riduce l'impatto ambientale ma va sfruttato. Come si fa a sfruttarlo? Bisogna avere intanto dei modelli previsionali, ma poi bisogna connettere tutto quanto, far passare le informazioni. Ecco, la cosa che, diciamo, l'elemento che secondo me è importante di tutto questo è il sistema di comunicazione. Quello che vedete sono due esempi di applicazione. Sostanzialmente non si vanno a passare altri fili, scusate la banalizzazione, per comunicare, ma si sfrutta la linea di media potenza che è già installata sulle isole, quindi tutte queste informazioni vengono raccolte. C'è un modello che si chiama Digital Twin, il gemello digitale di questa cosa, che integrando con dei modelli di previsione, dei modelli basati su artificial intelligence e così via, riesce a migliorare, a ottimizzare queste cose. Questi sono due esempi appunti fatti diciamo, presso le isole siciliane, ma immagino siano immediatamente, diciamo così, trasportabili nelle isole pontine. Poi passo invece a un altro concetto che, questo è molto legato davvero alla presentazione precedente, che è il concetto di un arcipelago energetico. Sostanzialmente noi possiamo pensare, qui c'è il mare lontano, poi c'è una zona che andiamo a proteggere con dei sistemi di breakwaters questo dipende un pochino anche qui, come si diceva prima, dalla particolare applicazione, si possono installare dei sistemi di estrazione di energia dalle onde. Questi sistemi sono tali per cui se fuori c'è un mare agitato, all'interno quei sistemi assorbono l'energia e quindi all'interno abbiamo una zona di mare calmo. Questa può essere o un'isola da sola oppure può essere una parte che andiamo a proteggere, una parte che andiamo a installare per proteggere l'isola fisica, diciamo così. Si possono mettere dei sistemi di offshore wind per raccogliere energia dal vento, ma poi si possono mettere, si parlava prima dello spazio marittimo, della pianificazione dello spazio marittimo, si possono mettere ad esempio dei sistemi di cultura con sistemi di energia rinnovabili che servono per l'alimentazione locale dei vari dispositivi e pannelli fotovoltaici galleggianti, oltre a quelli che eventualmente si possono mettere in superficie. Tutto questo può essere utilizzato non solo per portare energia alle isole, ma anche per fare altre attività. Nei momenti in cui abbiamo grande grande energia a disposizione, possiamo produrre idrogeno in loco, possiamo produrre metanolo, desalinizzare le acque, ne abbiamo parlato prima, in una slide si parlava di desalinizzazione, le fuel cell e caricare, generare dei sistemi di ricarica, ma anche, di nuovo, fare delle stazioni di ricarica per dei veicoli autonomi, sia per la gestione del fish farming, oppure stazioni per la produzione di idrogeno e per fare poi il rifornimento alle navi, così rimane lontano, e più accessibile alle navi. Questa è sostanzialmente l'ultima slide. Voglio solo dire che spero di essere stato nei tempi, queste cose non tutte sono solamente disegni. Il fotovoltaico galleggiante, che è una cosa abbastanza unica in Europa, nel senso che nel mare del nord l'offshore wind è pieno, di installazioni, però il mare è basso, quindi vengono fatti dei pali, vengono piantati sul fondo e si risolve. Nel Mediterraneo il fondale è più profondo, bisogna farlo galleggiante, quindi sono dei progetti completamente diversi. Abbiamo degli impianti realizzati, installati presso il porto di Napoli, un impianto pilota ovviamente. Stessa cosa per quanto riguarda il fotovoltaico galleggiante, quindi non sono solamente immagini, si sta lavorando per avere delle cose concrete. Grazie Alessandro, anche perché sei rimasto nei tempi, l'unico. Ora passiamo ad Elvira Buonocore del CONISMA, che è il Consorzio Nazionale delle Università del Mare, che ci parlerà del caso di studio di Ventotene. Vorrei sottolineare una cosa: con CNR, CONISMA, Enea, Lazio Innova ha iniziato un percorso proprio con il cluster nazionale di network 4-5 anni fa, e questo
network sta avendo ricadute positive sia nella presentazione insieme di progettualità europee, oppure ecco, in un focus e in altre sfide che comunque verranno sia nel piano nazionale di ricerca che nel PNRR. Ecco, do quindi la parola ad Elvira che ci racconterà il caso di studio di Ventotene. Bene, grazie Valentino, buonasera a tutti. Sì, come anticipavo da Valentino, io sono ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università Partenopea di Napoli, sono affiliata al CONISMA e il mio intervento riguarda proprio un progetto di contabilità ambientale realizzato nell'area marina protetta di Isole di Ventotene e Santo Stefano. È noto che gli ecosistemi marini generano importanti flussi di servizi ecosistemici che sono vitali per il benessere dell'uomo, servizi di approvvigionamento cibo, servizi di regolazione come quelli di regolazione climatica, servizi culturali. Al tempo stesso le attività antropiche però possono compromettere la generazione stessa di questi servizi ecosistemici, generando perdita di biodiversità, quindi perdita di capitale naturale da cui dipendono appunto in realtà le nostre economie. E le aree marine protette sono riconosciute nell'ambito dell'Agenda 2030 dell'ONU, nell'ambito appunto della Convenzione sulla biodiversità, come degli strumenti utili per conservare la biodiversità e al tempo stesso promuovere attività socio-economiche che siano sostenibili. E negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l'interesse per la quantificazione, per la valutazione di quello che è il valore sia ecologico sia economico del capitale naturale ed è cresciuta soprattutto la consapevolezza dell'importanza di includere la biodiversità nelle decisioni politiche. E un po' di anni fa, nel 2015, il Ministero della Transizione Ecologica ha finanziato un programma di ricerca per l'implementazione di un sistema di contabilità ambientale per tutte le aree marine protette italiane e l'obiettivo di questo programma di ricerca era proprio quello di quantificare il patrimonio ecologico delle nostre aree marine protette con particolare riferimento al capitale naturale e ai flussi di servizi ecosistemici che esso genera. E in particolare l'area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano è stata la prima area protetta che ha aderito al progetto e che ha iniziato con le attività di campo che erano previste nel progetto. Infatti il progetto prevedeva una fase di attività di campionamento, senza entrare troppo nel merito, insomma essenzialmente l'obiettivo di queste attività di campionamento era proprio quello di quantificare le biomasse presenti, per cui in realtà sono stati identificati 4 principali macroecosistemi all'interno dell'area marina protetta di Ventotene e su questi 4 macroecosistemi sono stati effettuati dei campionamenti ad hoc per quantificare la biomassa presente, che poi è lo stock di capitale naturale da cui dipendono i servizi ecosistemici. E questi campionamenti erano mirati a valutare sia la componente autotrofa, quindi la parte vegetale, che quella animale e anche gli stock ittici. E essenzialmente a partire da queste attività di campionamento sono state ottenute mediante attività di laboratorio delle biomasse che quantificano appunto la biomassa presente insomma nei diversi macroecosistemi e per le diverse specie, per i diversi gruppi tassonomici ritrovati all'interno dei 4 macroecosistemi. Queste matrici sono state poi funzionali per l'applicazione di un modello che ho provato a sintetizzare, che è sintetizzato in questo grafico essenzialmente. Quindi queste biomasse sono state utilizzate per alimentare un modello ecologico di contabilità ambientale, modello biofisico e trofodinamico che ha consentito di quantificare
il valore ecologico degli stock di capitale naturale nell'area marina protetta di Ventotene e soprattutto poi il valore ecologico espresso in termini di flussi naturali, quindi convergenza di flussi naturali per la formazione degli stock di capitale naturale, è stato poi successivamente anche convertito in unità di denaro per facilitare la comprensione del valore, no, di questo patrimonio ecologico nell'area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano. E ho inserito una tabella di sintesi in cui vedete riportati i valori economici calcolati per unità di superficie e in relazione all'estensione totale dei diversi macroecosistemi, e il valore totale del capitale naturale nell'area marina protetta di Ventotene e Santo Stefano è il risultato di circa 8 milioni di euro, e questo valore è un valore che tiene conto solo dello stock, cioè un valore calcolato solo sulla biomassa presente, non tiene conto invece di quelli che sono i flussi che annualmente vengono generati dagli ecosistemi. E ovviamente la conservazione, diciamo, di questo stock è fondamentale poi per la generazione anche dei servizi ecosistemici, che sono a loro volta essenziali per il benessere dell'uomo. E i valori del capitale naturale sono stati anche poi nell'ambito di questo progetto spazializzati, integrati con la mappa bionomica dell'area marina protetta, che essenzialmente mostra la distribuzione delle diverse biocenosi, diversi ecosistemi all'interno dell'area protetta. E in questa mappa abbiamo anche integrato la zonazione delle aree marine protette e si vede che in realtà zone in cui c'è un'elevata concentrazione di capitale naturale, quelle in rosso più scuro, non sono sempre incluse nella zona A, che è la zona indicata con il contorno rosso essenzialmente. E quindi, partendo da queste mappe che possono essere utili proprio come per la pianificazione, no? Come strumenti di gestione, quindi per scegliere diverse opzioni di management essenzialmente a scala di DMP, a partire da questa mappa e integrando anche altri parametri tipo socio-economico, abbiamo elaborato una proposta di nuova zonazione dell'area protetta che consenta ancora meglio, insomma, di proteggere, di conservare il capitale naturale, il patrimonio ecologico nell'area marina protetta e consente dunque anche la generazione di benefici anche per le popolazioni locali. Quindi è sempre necessario ovviamente integrare la conservazione della biodiversità e lo sviluppo socio-economico che sia sempre sostenibile. E questo è il lavoro in cui i risultati del progetto sono stati pubblicati. E Elvira, ti devo chiedere per favore di andare verso la conclusione. Sì, ci sono, grazie. Essenzialmente il progetto è stato implementato anche per altre aree marine protette coordinate dal CONISMA, e in questa tabella vedete essenzialmente sintetizzato il valore economico degli stock di capitale naturale nelle diverse aree protette e nei diversi macroecosistemi. Essenzialmente lo stesso è stato fatto in realtà a partire dai valori del progetto per la scala nazionale. Addirittura siamo riusciti a stimare un valore di capitale naturale dentro le acque territoriali nella zona di protezione ecologica. Questo solo per dire, chiudo, che in realtà questi numeri, questi valori importanti e rilevanti mettono in luce l'importanza del nostro patrimonio ecologico e mettono in luce appunto in realtà l'importanza di adottare strategie di conservazione e di sfruttamento sostenibile delle nostre risorse. Grazie Elvira. Allora, diciamo che l'intervento del CONISMA secondo me è importantissimo per due aspetti: uno per quanto riguarda la pianificazione dello spazio marittimo che la Regione Lazio ha messo in piedi insieme ad altre regioni sul Mar Tirreno, e due perché rientra in uno degli obiettivi che si è data sulla Blue Growth, la crescita blu, l'Unione Europea. Per esempio gli altri obiettivi sono la decarbonizzazione del trasporto marittimo, l'aumento delle superfici di acquacoltura e l'aumento delle aree protette marine. L'ultimo intervento, pure di rilievo dal punto di vista tecnologico, è quello di Chiara Pedrioli, che è fondatrice della WView Sense, che è uno spin-off universitario, oggi una startup di successo, che ci parlerà praticamente del wifi sottomarino, subacqueo. A te la parola, Chiara. Non si sente? Grazie per avermi invitato.
e grazie per consentirmi anche di proporre un modello di Made in Italy diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Come veniva ricordato, WSense, io sono anche un docente alla Sapienza, e WSense nasce come spin-off universitaria sulla base di brevetti internazionali che sono stati conseguiti su come sviluppare il wifi o l'internet sottomarino da un gruppo di ricerca universitario. La nascita di una spin-off ci ha consentito di trattenere a Roma, nel Lazio, giovani di talento e insieme, dalla sinergia fra un gruppo di ricerca e sviluppo di eccellente e manager di grandi aziende italiane che hanno creduto nel progetto, è nata una deep tech che ha sede nel Lazio, ora ha anche una controllata a Bergen in Norvegia, che dal 2017 a oggi è salita a circa 40 persone, è diventato un caso di successo di scale-up della Commissione europea. A ottobre 2021 la Banca Europea degli Investimenti, DG Mare, ci hanno inserito nella lista delle 10 aziende europee che hanno sviluppato tecnologie innovative per lo sviluppo sostenibile degli ambienti marini, anche in coerenza col Green Deal, ed è notizia di lunedì che abbiamo vinto il Blue Invest Award della Commissione Europea 2022 nella categoria dell'Ocean Monitoring. Quindi io sono molto convinta che nel Lazio si possano sviluppare realtà innovative che diventino delle aziende che fanno tecnologia, e noi per ora stiamo cercando di fare questo con una crescita che spero continui con questo ritmo. Qual è il problema che stiamo affrontando in WSense? Il fatto che sostanzialmente per riuscire a sviluppare l'economia del mare e quindi sfruttare in maniera sostenibile gli ambienti marini, ma anche per proteggerli, abbiamo bisogno di conoscere molto di più quello che accade sotto la superficie dei mari, ovvero riguardo conoscere meglio il 70% del nostro pianeta. E il motivo per cui oggi lo conosciamo così poco, meno della superficie di Marte o anche della Luna, è il fatto che è un ambiente estremamente difficile per sviluppare tecnologie. Le pressioni sono fortissime, tecnologie che abbiamo sviluppato per gli ambienti terrestri, le tecnologie di comunicazione GPS, non funzionano in questi ambienti. Tuttavia, se consideriamo l'impatto e i benefici che delle telecomunicazioni internet hanno portato nel nostro ambiente terrestre negli ultimi 30 anni in termini di GDP, in termini di crescita della conoscenza, della nostra società, la capacità di sviluppare la nostra economia in maniera sostenibile, capiamo come quando parliamo di sviluppo dell'economia blu, della blue economy, come in questo contesto, sia essenziale cominciare a connettere anche i dispositivi e gli asset che si trovano nel mondo sottomarino. E questo è esattamente il problema che noi in WSense abbiamo affrontato, partendo dal presupposto che le tecnologie che oggi abbiamo a disposizione per la comunicazione e per il monitoraggio degli ambienti sottomarini non sono sufficienti rispetto alle necessità di quelli che sono gli scienziati, i policy maker, ma anche dell'industria di settore. Infatti, con la tecnologia di osservazione satellitare possiamo solamente ottenere informazioni sulla superficie dei mari e degli oceani, e quelli che sono gli attuali sistemi di monitoraggio sono complessi, spesso basati su sistemi cablati legacy, proprietari, costosi e complessi, non realmente flessibili. E questo significa che quelle grandi quantità di dati, big data, che sfruttiamo nel mondo attuale per sviluppare la nostra economia, non sono disponibili oggi riguardo all'ambiente marino. E questo crea un grosso buco in termini di conoscenza, ma anche inefficienze e rischi per lo sviluppo dell'economia blu. Allora, noi abbiamo affrontato questo problema, l'abbiamo affrontato sviluppando le tecnologie di comunicazione per gli ambienti marini per scambiare informazioni fra tutti i dispositivi che si trovano sott'acqua e il mondo internet e il mondo sopra l'acqua. L'abbiamo fatto per esempio sviluppando sistemi di monitoraggio sottomarino, l'internet delle cose sottomarino, che vi rappresento come solo un esempio delle tecnologie che abbiamo sviluppato in questa slide. Grazie ai nodi WNode qui rappresentato che abbiamo sviluppato, possiamo connettere qualsivoglia sistema terzo e possiamo consentire sensore terzo per monitorare diversi parametri sulla qualità dell'acqua, ma anche videocamera, sensori di rumore, e trasmettere in tempo reale, in sito, in continui dati tramite la rete wireless mesh, quindi multi-hop, sviluppata
sviluppata per gli ambienti sottomarini, fino a un elemento, il gateway, che è l'interfaccia fra il mondo sopra l'acqua e sotto l'acqua. Quindi utilizza tecnologie radio satellitari tradizionali per trasmettere in tempo reale i dati sulla colonna d'acqua in ambiente costiero o in profondità dei mari a un centro remoto di controllo. In particolare noi abbiamo sviluppato una piattaforma in cloud in cui diversi dati provenienti dalla nostra rete, ma anche da sistemi e da reti terzi, possono essere integrati e visualizzati in tempo reale. Ovvero noi a remoto possiamo ora osservare tutti quelli che sono i parametri relativi all'ambiente marino e possiamo anche mandare comandi seguendo il percorso opposto, quindi dall'interfaccia web da remoto tramite le tecnologie di internet tradizionale arrivare al gateway e dal gateway tramite la rete che abbiamo costruito mandare comandi a uno o più sensori cambiando la logica applicativa, cosa monitorare, la frequenza di campionamento dei parametri, le soglie d'allarme. Possono anche entrare a far parte di questa rete in maniera naturale quelli che sono gli altri elementi che possono trovarsi in questi ambienti, quindi robot sottomarini e anche dei subacquei che possono operare. E non solo siamo in grado di consentire lo scambio di informazioni bidirezionali in tempo reale fra tutti questi elementi, in maniera naturale creando delle reti come nel mondo sopra l'acqua, abbiamo brevettato questo tipo di tecnologia, quindi abbiamo brevetti internazionali, ma abbiamo anche la possibilità di realizzare veramente un GPS sottomarino che permetta di localizzare e di supportare per esempio la navigazione dei robot in questi ambienti. Queste tecnologie innovative hanno varie applicazioni. Chiara, scusa, ti devo chiedere di accelerare anche a te, se no sforiamo un minuto. Sì. Queste tecnologie che vi ho appena presentato hanno varie applicazioni rilevanti rispetto alle isole pontine. Per esempio qui vedete l'applicazione nel parco marino di Baia in Campania, quindi in questo caso è possibile sviluppare dei sistemi che permettano di supportare la scoperta di beni archeologici sottomarini, il monitoraggio e la sorveglianza di parchi marini, ma anche la valorizzazione dei beni archeologici sommersi tramite un sistema di underwater GPS e la possibilità di dotare i subacquei con dei tablet in cui visualizzare sulla base della loro posizione delle applicazioni che presentino l'ambiente e bene subacqueo. Qui vedete l'applicazione nella Smart Bay Santa Teresa delle nostre tecnologie alla Spezia, dove invece abbiamo supportato esperti di climate change che studiano come lo sviluppo per esempio dell'acquacoltura possa favorire l'assorbimento della CO2 nell'acqua e quindi uno sviluppo sostenibile. Qui vedete l'applicazione dei nostri sistemi insieme a Saipem per sviluppare delle reti robotiche sottomarine che possono per esempio essere utilizzate per uno sviluppo delle future rinnovabili offshore e per la riduzione dei costi di operational maintenance. Se pensiamo alle isole pontine è un patrimonio straordinario in cui si coniugano cultura, quindi sono presenti siti archeologici sommersi, un ambiente naturale da preservare e anche la possibilità di sviluppare una nuova economia. E quindi le soluzioni dell'IoT sottomarino in ecosistema con fornitori di altri tipi di tecnologie possono essere veramente un asset in cui realizzare il famoso Chiara, dobbiamo concludere assolutamente. Poi a scala internazionale. Grazie. Grazie a te, abbiamo concluso. Penso che in pochissimo tempo abbiamo dato un panorama di idee, progetti e interlocutori veramente di alto livello. Quirino. Esatto, io sono molto contento di come è andato questo forum, è stata un'occasione per entrare dentro argomenti che danno anche l'idea di come importanti istituzioni, abbiamo sentito, Enea, insomma tante strutture che hanno dentro di sé il tema della ricerca, ma anche delle applicazioni, delle start-up che possono far generare una crescita straordinaria di questo settore. L'economia del mare è una risorsa per il Lazio strategica che genera ricchezza, occupazione e innovazione e potrà generarlo ancora di più nel futuro, sempre sotto l'elemento della sostenibilità che deve guidarci oramai nel prossimo e nel futuro. Io chiudo questo forum chiudendo un po' tutte quante le attività dell'Expo, anche se tra qualche minuto ci collegheremo per l'ultimo evento, che è un evento a carattere culturale. È stata un'esperienza fantastica, straordinaria, che ha impegnato la Regione Lazio e che ha anche, messo in vetrina quelle che sono le eccellenze della nostra Regione, gli asset strategici, le tematiche più rilevanti che
sono diventate protagoniste all'interno di questo padiglione. È stata veramente una grande occasione per conoscere una realtà che dal punto di vista geopolitico diventa e diventerà sempre di più un punto di riferimento. Dubai, l'area del Golfo, questa città che è un hub globale con il quale dobbiamo fare i conti. Abbiamo cercato di mettere in campo una strategia che non terminasse con l'esposizione universale, ma stiamo cercando di proseguire il nostro impegno per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese e anche per creare delle opportunità di attrazione investimenti. Questo è stato la Regione Lazio, questo è stato l'impegno molto forte di Lazio Innova e voglio ringraziare qui idealmente anche tutti i relatori che hanno accolto il nostro invito, sia in presenza che in remoto, le migliaia di persone che hanno intercettato le nostre dirette streaming, sono veramente migliaia di persone perché ogni forum produce migliaia di contatti e quindi significa che c'è stato un interesse molto forte intorno a ciò che noi abbiamo proposto e dal punto di vista contenutistico ma anche dal punto di vista culturale. Chiudo veramente con un gesto simbolico, oggi è un forum dove abbiamo avuto veramente relatori di primissimo piano, in presenza però abbiamo un unico relatore che chiamo, che è Alessandro Iafrati, che è direttore dell'Istituto di Ingegneria delle Mare CNR, gli dono questo libro che è Il Lazio all'esposizione di Dubai, che è un po' la nostra, diciamo, il nostro presente per le attività che abbiamo svolto in questi mesi e ringraziando lui ringrazio virtualmente, idealmente un po' tutti quanti coloro che hanno dato un contributo di contenuti a queste nostre attività, a queste nostre iniziative che sono state iniziative per presentare il Lazio del futuro che è un po' anche il Lazio del presente. Buona serata a tutti. Buonasera. For almost 3,000 years, I have grown greatly. I have changed, innovated, and reshaped myself. I took the world by storm. I conquered it, surrendered to it, but have always risen again. I was the first to be home to 1 million people. I was the first to embrace a multicultural society. The first to create a network of roads which connected people and new ideas. I nurtured leaders and visionaries. I am a melting pot of cultures and beliefs. I hosted gatherings and major international events. I am known in the world for the richness of my culture and scientific research. I have built wondrous technological and scientific hubs and a solid and diversified production system. I am the cradle of the largest number of parks, natural reserves, and the biggest agricultural system in Europe. I am open-minded, inclusive, dynamic, and sustainable. Throughout the centuries, I reinvented myself many, many times. I am Roma, and I am ready to be reborn again.